No, non avete le traveggole, siamo veramente nella valle dei porcini giganti, eccoli qua alle nostre spalle. Non è vero, non sono porcini, ma Ma assomigliano tantissimo. Perché siamo nella valle dei Ciciu del Villar. Ma cosa sono sti ciciu? Cosa vuol dire ciciu? Allora, cosa vuol dire Ciciu? Dovresti spiegarlo a te perché è piemontese. È vero, siamo infatti in Piemonte, nella provincia di Cuneo, e ciciu vuol dire pupazzo. Ma non sono pupazzi, veri? Almeno non sono pupazzi così come uno si immagina, perché sono dei funghi di terra che assomigliano però davvero ai funghi porcini. Ed è bello perché c'è tutta una leggenda che parla proprio del perché vengono chiamati ciccio di pera. Non so se l'ho detto giusto. Va bene, perché praticamente la leggenda dice che San Costanzo qui venne, diciamo così, attaccato da un manipolo di Manigoldi e lui li maledì e la sua maledizione li portò a diventare pietra. Pupazzi di pietra, di terra. C'è una sola cosa da dire, Ciciu. Ciciu, sono belli però, Bellissimi, ragazzi, bellissimi. La riserva naturale dei Ciciu del Villar si trova in Val Maira ed è stata creata nel 1989 per proteggere queste caratteristiche formazioni rocciose. I pupazzi di pietra, come li chiamano qui, sono gli unici del Piemonte. Si tratta di fenomeni legati all'erosione del terreno decisamente singolari, estremamente rari in Italia. Alcuni esempi di funghi di pietra si trovano infatti in Lombardia, presso la località di Zone, con vista sul lago di Iseo, e in Alto Adige, presso il comune di Perca in Val Pusteria. Quella lì è l'ultimo stadio evolutivo del Ciciu, perché il Ciciu è come un Pokémon e alla fine della sua vita cade il cappello e cresce fino a che poi diventa sottile, gli cade il masso, il cappello e il Ciciu basta, si distrugge. Come sempre accade, questi luoghi così inconsueti sono oggetto di superstizioni e i Ciciu del Villar non fanno eccezione. Si narra infatti che questa specie di porcini giganti sarebbe opera delle streghe, che li creerebbe di notte per qualche scopo occulto, o addirittura che siano le streghe stesse trasformate in pietra dopo un incantesimo finito male. Le più popolari però sono le leggende legate a San Costanzo, patrono di Villar ed ex soldato romano. Oltre al già citato anatema lanciato verso i suoi inseguitori, c'è un'altra leggenda legata alla volontà del giovane Costanzo di costruire una chiesa per gli abitanti del luogo. Sebbene la maggior parte di questi lo ammirasse, una parte invece era invidiosa e tentò di ostacolarlo. Secondo la leggenda, nel tentativo di difendersi, il ragazzo lanciò contro i suoi oppositori una manciata di sabbia e questi si trasformarono in pupazzi di pietra, proprio quelli che ammiriamo oggi. Al di là della leggenda, una chiesa dedicata a San Costanzo esiste veramente, anche se in realtà le chiese a lui dedicate e che si trovano in questi luoghi sono due. La prima è la chiesa parrocchiale, che fu costruita in pianura nell'VIII secolo dal re longobardo Ariperto II per essere un'abbazia. La seconda si trova invece in zona collinare e si tratta del santuario di San Costanzo a Monte, edificato in stile romanico nel XII secolo, nel luogo dove il santo sarebbe stato martirizzato e dove si trovava un piccolo tempio del IV secolo a lui dedicato. Questa alle nostre spalle è San Costanzo a Monte. A Monte però, A Monte. Ci troviamo infatti poco distante dai Ciciu e qui è dove venne sepolto il martire San Costanzo, appunto. Quello della leggenda dei Ciciu. In realtà però le sue spoglie non si trovano più qui perché attualmente si trovano nella parrocchiale che sta appunto giù a basso. Quindi la chiesa è visitabile, ma dovete verificare perché ci sono particolari date oppure bisogna prenotare la visita in anticipo. A poca distanza da Villar San Costanzo si trova la cittadina di Dronero, che fa da porta d'ingresso per le Alpi Cozie. Il bel borgo di origine medievale è in realtà adagiato sulle sponde opposte del Maira, ma è unito anche simbolicamente da un antico ponte merlato con dei poderosi pilastri in pietra. Anche in questo caso c'è una storia popolare che ne sottolinea l'imponenza raccontandone l'origine soprannaturale. La leggenda narra infatti che nessun ponte fra quelli costruiti dall'uomo fosse in grado di resistere alla corrente impetuosa del torrente durante i giorni di pioggia e quindi, un giorno, il sindaco di Dronero si rivolse direttamente al diavolo, che accettò di costruirlo, in cambio però della prima anima che lo avesse attraversato. Terminata la costruzione, il sindaco gettò un tozzo di pane sul ponte e un cane randagio si lanciò a prenderlo.
Così il diavolo, non sapendo che farsene dell'anima di un cane e indispettito per essere stato raggirato, se ne andò via furioso. E da quel giorno il ponte fu soprannominato proprio Ponte del Diavolo. Oggi il Ponte Vecchio fa parte del circuito ciclopedonale ad anello che unisce il comune di Dronero con Villar San Costanzo e coinvolge anche le rispettive frazioni di Monastero di Dronero e Morra del Villar. A completamento del circuito, infatti, c'è un altro ponte, questa volta decisamente più recente, ma ugualmente spettacolare, la Pedancola sul Maira, inaugurata nel 2019. Si tratta di un ponte tibetano di 70 metri di lunghezza, percorribile anche con passeggini e biciclette, che attraversa il torrente che scorre a poche centinaia di metri dall'antico monastero cistercense che dà il nome alla località e che restò in attività dal XII al XVI secolo. La pedancola. La pedancola. Che è un ponte pedonale sospeso sul Maira. E proprio di fronte al monastero, in frazione Monastero di Dronero, si conclude il nostro video, dove abbiamo parlato di funghi, di droni, di passerelle, di monasteri, di chiese, di santi, di beati, di anche di maledizioni. Anche di maledizioni. E basta, niente, se vi è piaciuto e siete arrivati fino a qui lasciateci un like, mi raccomando, e iscrivetevi al canale, così non vi perdete i prossimi video che faremo su tutto quello che Piemonte facciamo. and everywhere. Everywhere, esatto. Però adesso mi è venuta voglia di funghi veri. Anche a me, anche un po' di succo di mele perché si schiatta dal caldo, ragazzi. Andiamo. Ciao. Sono commestibili oppure no? Ci posso fare il risotto, Cana? Non si sa. Niente, fa caldo, Cana. Risottino coi cicciù? Sì o no? Non si sa.